Niente o nessuno? Nessun o nessuno? Impariamo ad usare queste parole in italiano. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di queste parole che sono molto usate nella lingua italiana, ma che creano molto spesso un po' di confusione tra le persone che la studiano. Non vi preoccupate, vi darò tanti esempi e frasi utili, così potrete capire come utilizzare queste parole una volta per tutte. Prima di iniziare questo video voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere dei contenuti interessanti e anche contenuti extra per studiare l'italiano, puoi iscriverti cliccando nel link in descrizione. Benissimo, adesso siamo pronti per iniziare e vorrei iniziare questo video dandovi subito 3 esempi. Guardiamo attentamente queste frasi. Sono andato al negozio e non ho comprato niente. Sono andato al negozio e non ho comprato niente. Non c'era nessuno per strada. Non c'era nessuno per strada. Non ho nessun consiglio da darti. Non ho nessun consiglio da darti. Ecco, adesso partendo da queste frasi cerchiamo di capire le regole grammaticali dietro a niente e nessuno. Prima di tutto iniziamo a capire come si usa niente, che in italiano, nella maggior parte dei casi, si riferisce a cose, oggetti. Prima abbiamo detto sono andato al negozio e non ho comprato niente. In questo caso significa che io sono andato al negozio perché, per esempio, volevo comprare delle magliette, però purtroppo non c'era la mia taglia e quindi per questo motivo non ho comprato niente, non ho comprato nessuna maglietta, ho comprato 0 magliette. Quindi ricorda che niente si usa per dire nessuna cosa, una quantità di cose pari a 0. È molto importante ricordare che niente, nella maggior parte dei casi, si usa sempre da solo, quindi non troverai niente con un'altra parola, è sempre da solo. Io, per esempio, non posso dire non ho comprato niente magliette. Niente magliette è sbagliato e vedremo qual è la soluzione possibile a questo problema tra un secondo. Poi ci sono delle espressioni idiomatiche in cui possiamo usare niente con altre parole, però non ne parliamo in questo video, altrimenti sarebbero troppe cose. Però se siete interessati ad un video con espressioni idiomatiche che usano la parola niente, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e farò un video su questo argomento. Dai, vediamo altri esempi con niente. Per esempio, non ho scritto niente. Non ho scritto niente, cioè ho scritto 0 parole. Non ho visto niente. Non ho visto niente, cioè non ho visto nessuna cosa. Niente. Ricorda che c'è anche un sinonimo di niente in italiano che forse hai già sentito. Nulla. Nulla. Nulla e niente hanno esattamente lo stesso significato, però probabilmente niente è un po' più usato in italiano. Comunque posso ridire le frasi di prima usando nulla, perché sono uguali. Quindi non ho scritto nulla, non ho visto nulla, sono la stessa cosa. E ora passiamo alla parola nessuno, che in realtà in italiano ha 2 significati. Infatti possiamo usare nessuno come pronome da solo oppure come aggettivo, quindi con un'altra parola. Iniziamo dal primo uso di nessuno, quando nessuno è da solo, quindi un pronome. Nella frase iniziale abbiamo detto non c'era nessuno per strada. Non c'era nessuno per strada. In questo caso, non c'era nessuno per strada significa che non c'era nessuna persona, 0 persone per strada. Vediamo un altro esempio. Nessuno è venuto alla mia festa.
Nessuno è venuto alla mia festa. Qui significa che nessuna persona, 0 persone, sono venute alla mia festa. Nessuno è venuto alla mia festa. Quindi immaginate, io avevo organizzato una bella festa, ma non è venuto nessuno alla mia festa. Ripeto, non è venuto nessuno alla mia festa. Quindi è abbastanza facile capire che quando nessuno è da solo significa nessuna persona, 0 persone. Ma hai notato qualcosa di strano nelle frasi che ho detto prima? Rivediamole. Nessuno è venuto alla mia festa. Non è venuto nessuno alla mia festa. Esatto, qui dobbiamo stare attenti al non, alla doppia negazione. Infatti in italiano è molto comune questo fenomeno quando abbiamo un aggettivo o un pronome negativo che richiede il non all'inizio della frase. Quindi abbiamo una doppia negazione. Quindi vediamo le regole. Se nessuno segue il verbo, allora è necessario usare il non all'inizio della frase. Se invece nessuno precede il verbo, allora non è necessario usare non. Ecco perché abbiamo detto non è venuto nessuno alla mia festa, non perché nessuno segue il verbo. Nessuno è venuto alla mia festa, non usiamo il non perché in questo caso nessuno precede il verbo. Entrambe le frasi sono corrette al 100% e non c'è nessuna differenza. Questa regola va bene anche per niente, però il discorso è che nella maggior parte dei casi useremo niente dopo il verbo, quindi non è necessario ricordarlo. Però se ti capita usare niente all'inizio della frase, non usare il non. Però di nuovo, nella maggior parte dei casi useremo niente dopo il verbo. Vediamo altri esempi con la parola nessuno. Per esempio, nessuno mi ascolta. Nessuno mi ascolta. Oppure, non ho nessuno con cui parlare. Non ho nessuno con cui parlare. O ancora, non ho paura di nessuno. Non ho paura di nessuno. Ma nessuno ha anche un altro uso, infatti è anche un aggettivo e può essere usato con le parole. Vi ricordate all'inizio del video che vi ho detto che non possiamo dire non ho comprato niente magliette? Beh, perché niente non può essere usato con una parola ed ecco perché abbiamo nessuno. Infatti io posso usare l'aggettivo nessuno cambiandolo in genere e dire non ho comprato nessuna maglietta. Non ho comprato nessuna maglietta. Quindi quando nessuno è un aggettivo e si trova con una parola, semplicemente significa 0. Se io dico nessuna maglietta, significa 0 magliette. Una cosa interessante da ricordare di nessuno è che quando è un aggettivo, sì, cambia in genere, quindi nessuno o nessuna, ma in realtà segue le stesse regole dell'articolo indeterminativo. Quindi facciamo una breve ripetizione di un, uno e una, così potrai capire meglio le regole di nessuno. Ricorda che un si usa con le parole maschili che iniziano per consonante o vocale, per esempio un amico, un libro. Uno si usa con le parole maschili che iniziano per S più consonante, Z, PS, PN, GN, X e Y. Per esempio, uno studente, uno zaino. Una si usa con le parole femminili che iniziano per consonante. Una borsa. Un apostrofo si usa per le parole femminili che iniziano per vocale. Un'amica.
Ovviamente l'articolo indeterminativo si usa solo con le parole singolari e lo stesso è per nessuno, lo useremo sempre con le parole singolari. Vediamo alcune frasi con nessuno per capire meglio queste regole. Per esempio, non ho nessun consiglio per te. Non ho nessun consiglio per te. Questo perché io normalmente direi un consiglio. Nessun consiglio. Non ho nessuna passione. Non ho nessuna passione. Nessuna perché normalmente direi una passione. Nessuna passione. Non hai nessuno sconto per queste scarpe? Non hai nessuno sconto per queste scarpe? Nessuno sconto, perché io dico uno sconto, S più consonante, nessuno sconto. Non abbiamo nessun'altra soluzione. Non abbiamo nessun'altra soluzione. Nessun'altra, nessun apostrofo, perché direi un'altra, un'altra, nessun'altra. Quindi facciamo un piccolo riassunto. Niente si usa sempre da solo e significa nessuna cosa, zero cose. Per esempio, non voglio niente, non voglio nessuna cosa, voglio zero cose. Nessuno da solo significa nessuna persona, zero persone. Per esempio, non voglio nessuno, non voglio nessuna persona, cioè voglio stare da solo. Nessuno con una parola segue le regole dell'articolo un e significa zero in termini di quantità. Non ho comprato nessuna maglietta, cioè ho comprato zero magliette. Queste parole sono molto comuni in italiano, ovviamente, quindi ti consiglio di imparare le regole, ascoltare quando gli italiani le usano e ovviamente iniziarle ad usare anche tu. Se però volete un video con alcune espressioni idiomatiche con niente o nessuno, fatemelo sapere nei commenti così posso iniziare a prepararlo. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e se sì non dimenticate di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i video futuri. Infatti stanno arrivando tanti nuovi contenuti che sono sicuro amerete, quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Per il video di oggi abbiamo finito e noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!